Ciao a tutti, oggi vediamo insieme un prodotto di Baseus e nello specifico sto parlando delle MC1, che sono degli auricolari ad orecchino con una struttura differente rispetto a quella che abbiamo già visto sul canale. Come saprete ormai questo formato ha invaso il mercato e non manca settimana in cui uno o più produttori annuncino un nuovo modello. Ma detto questo, due parole in più circa queste MC1 che avviano una nuova partnership proprio con Baseus, che ringrazio per questo sample. Implementano il Bluetooth in versione 5.4 e promettono, almeno sulla carta, un comfort eccellente grazie ad un particolare accorgimento di cui vi parlerò in dettaglio durante questo video. Ma prima vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Per essere delle open ear, quindi senza gommini, la dotazione è completa. Nella confezione infatti troviamo la custodia con gli auricolari all'interno, una guida rapida e un manualetto con le informazioni circa la sicurezza e la garanzia, un flyer con le istruzioni per indossarle per bene e un set di adesivi con la mascotte di Baseus. A completare la dotazione c'è il cavo di ricarica USB-A USB-C nero e di circa 25 cm. Dove Baseus potrebbe fare un po' meglio è nella scatolina che racchiude il tutto. È di plastica e di questa plastica ad oggi potremmo farne tranquillamente a meno. Spero che nel prossimo futuro Baseus scelga un materiale migliore. Dove invece non si è andato al risparmio è la custodia, sia per i materiali che per la qualità generale. Le plastiche esterne infatti sono per lo più opache, non è facile sporcarle e la trama adottata facilita la presa. Quando le teniamo in mano fanno difatti un ottimo grip. Nella parte frontale abbiamo poi un'ansa sufficientemente lunga per permettere l'apertura del coperchio in ogni situazione e non è così scontato trovarla nelle custodie di nuova concezione e quando l'abbiamo siamo sicuri di non aver problemi nell'apertura, soprattutto quando abbiamo le mani secche e lisce. Subito sotto troviamo il LED di notifica di colore verde, sia per la ricarica che per le altre operazioni, e subito sotto il logo Baseus in grigio chiaro. A proposito di Baseus, sapete che cosa significa? È un'abbreviazione di Based on User, ovvero in base all'utente, cioè calibrato sulle esigenze degli utenti, così come tutti i prodotti di questo brand, non solo cuffie e auricolari. Nella parte posteriore non troviamo alcun elemento di rilievo, mentre in quella inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica e il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Solo due note circa la porta di ricarica: la linguetta è di colore giallo, colore caratteristico di Baseus, e poi non è protetta da un contorno metallico o plastico, per cui quest'area è potenzialmente soggetta a graffi. Se apro lo sportellino si notano gli incavi di plastica lucida e la colorazione interna che è grigia invece che nera. Gli assemblaggi sono poi fatti bene e anche la cerniera dimostra una buona solidità. Non avremo alcun problema a estrarre questi auricolari, prima di tutto perché possiamo prenderli dall'archetto e poi perché lo spazio a disposizione è generoso grazie al fatto che lo sportellino, come vedete, si apre con un angolo maggiore ai 90 gradi. Inoltre gli auricolari sono messi nella posizione corretta, una volta estratti possiamo subito indossarli, ma di questo vi dirò più in dettaglio a brevissimo. Per finire, queste MC1 sono multi-point ma non supportano il fast pair, potete quindi collegarle a due dispositivi in contemporanea, ma dovrete farlo attraverso il pulsante sulla custodia. La forma dell'auricolare è qualcosa che non abbiamo ancora mai visto qui sul canale, per cui merita un approfondimento, soprattutto perché queste MC1 hanno una soluzione particolare. Gli elementi che compongono l'auricolare sono sempre tre: l'archetto, l'elemento che racchiude il driver e quello che racchiude tutto il resto, elettronica e batteria. L'archetto al suo interno ha un filo di titanio preformato, possiamo cioè tirarlo e torcerlo, ma tornerà sempre alla sua posizione originaria. Il secondo elemento è la sfera che entra nel canale auricolare e contiene principalmente il driver dinamico. E qui la particolarità, perché se vediamo più da vicino ci accorgiamo della presenza di una sorta di protuberanza di gomma morbida che serve, o almeno dovrebbe servire, ad attutire la pressione all'interno dell'orecchio. Infine la griglia da dove esce il suono, indirizzato verso l'interno dell'orecchio. Si vedrà poco in video, ma fidatevi, è messa proprio qui. Il terzo e ultimo elemento è la parte posteriore, che contiene batterie ed elettronica. Ha un leggero incavo per adattarsi meglio al padiglione, ma non è ricoperto da materiale soft, quindi si appoggia all'orecchio così, nudo.
Sempre in questo elemento trovano posto i due pin per la ricarica e il pulsante per dare i comandi. Sì, perché questo modello non ha aree touch, anche perché risulterebbe scomodo dare i comandi e quindi la soluzione di Baseus è quella di mettere un piccolo pulsantino su entrambi gli auricolari. In questo modo per dare un comando basta prendere tutto l'elemento tra le dita e premere con l'indice, che è molto più comodo. In questo formato non troviamo ancora tecnologie avanzate di soppressione del rumore, quanto piuttosto degli algoritmi di riduzione che si attivano durante le chiamate vocali. Per farlo si avvalgono di due microfoni per auricolare che sono posizionati in questo modo. Il primo nella sfera con il driver dinamico dietro queste fessure che vanno da parte a parte e il secondo sull'altro elemento in prossimità di questo foro. Li testerò poi più tardi per capire come lavorano e che prestazioni sono in grado di offrire. Indossarle è semplice e complicato allo stesso tempo. Semplice perché basta infatti estrarle dalla custodia e inserire il padiglione tra i due elementi dell'auricolare spingendolo in avanti. Complicato invece perché una volta inserito è poi necessario regolarlo in base alle nostre preferenze, muovendolo su e giù oppure avanti e indietro per spingerlo di più o di meno verso il condotto uditivo. Questo per dirvi che trovare l'assetto giusto potrebbe richiedere qualche tempo in più rispetto alle solite in-ear e comunque si faranno sempre sentire a causa di una leggera pressione sul padiglione posteriore. La capsula anteriore, quella piccola infatti, è comoda e leggera, si appoggia all'interno dell'orecchio e in pratica sparisce, non la percepiamo più, mentre quella posteriore, complice anche la dimensione generosa, si fa sentire e il fatto di non avere una copertura soft non aiuta. Ci sono poi da considerare i punti di contatto con l'orecchio, che sono 4 come da immagine che vi metto in sovraimpressione. In pratica, in base alle dimensioni e forma del vostro orecchio, l'archetto andrebbe a contatto con il bordo del padiglione, la capsula con 2 punti all'interno dell'orecchio e l'elemento posteriore con il retro del padiglione. Quindi è vero quindi che pesano solo 5,2 grammi, ma è impossibile che risultino comodissime. Mediamente comode sì, comodissime direi proprio di no. L'aspetto migliore di questo formato è però la tenuta, non si muovono mai e per questo motivo chi fa sport movimentati le apprezzerà tantissimo, anche perché si possono usare mentre indossiamo gli occhiali, cosa che con altri formati non è possibile. E a proposito di sport, sono certificate IP57, quindi resistono alla polvere e all'acqua. Non potrete immergerle in acqua, questo no, ma non temono la pioggia anche di buona intensità. L'applicazione Baseus è disponibile sia per iOS sia per Android e una volta scaricata richiederebbe la registrazione di un nuovo account, ma se non volete farlo vi suggerisco di usare la modalità ospite che permette di fare praticamente tutto, anche gli aggiornamenti del firmware. Dalla schermata principale possiamo consultare la percentuale di carica dei singoli auricolari e della custodia e di quest'ultima anche quando gli auricolari sono stati estratti. Subito sotto abbiamo la modalità audio spaziale, possiamo lasciarla spenta oppure attivarla per l'ascolto musicale o per la visione di un film. Scorrendo verso il basso abbiamo le equalizzazioni. Sono 6 quelle a disposizione, ma possiamo anche crearne di personalizzate. Tra le altre funzioni possiamo scegliere se dare più enfasi ai bassi, indipendentemente dall'equalizzazione selezionata, abilitare la modalità a più bassa latenza o cercare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. Questa funzione, come vedete, non è abilitata in modalità ospite. Ancora una nota di colore, l'immagine in alto riproduce l'MC1 in versione bianca, non mostra quindi il colore reale del prodotto in nostro possesso, nel mio caso di colore nero. In merito ai controlli vi ricordo che sono a pressione non touch, su ogni auricolare è infatti presente un piccolo pulsantino da premere. La configurazione di base prevede, con la pressione singola al comando di play e pausa, con la pressione doppia andiamo alla traccia successiva, con la pressione tripla andiamo alla traccia precedente e con quella prolungata alziamo il volume dal destro e lo abbassiamo dal sinistro. Tranne la pressione singola che può essere al limite disabilitata, le altre azioni possono essere modificate scegliendo un comando dalla medesima lista che permette di gestire il volume, la riproduzione e l'attivazione dell'assistente vocale. Al netto di alcune traduzioni poco efficaci, avrei per esempio sostituito tocca con premi, ma tant'è, dicevo al netto di alcune traduzioni poco efficaci spicca la mancanza dei comandi per la gestione delle chiamate vocali.
Guardando però nella guida rapida si scopre che per rispondere o terminare una chiamata è sufficiente premere una volta su uno degli auricolari destro o sinistro, mentre per rifiutare una chiamata in entrata è necessario premere a lungo, sempre su uno dei due auricolari, senza distinzione. Quando Baseus mi ha inviato questo prodotto in prova ho cercato qualche informazione in rete e mi sono imbattuto in alcune recensioni dove si diceva che questo prodotto trasmette il suono attraverso la conduzione ossea. A questo proposito voglio sgombrare il campo da ogni possibile dubbio. Le MC1 non sono a conduzione ossea, sono invece dotate di audio direzionale, che significa che quando le indossiamo il driver punta nella direzione del nostro condotto uditivo, con tutto quello che questo aspetto ne comporta. Il suono infatti varia molto in base a come si indossano. Se per esempio sbagliate a metterle e il driver punta leggermente più in alto o più in basso, il suono ne risentirà di conseguenza. Quindi attenzione a questo aspetto perché le prime volte potrebbe essere necessario qualche momento in più per capire la giusta collocazione, anche in base alla struttura del vostro orecchio. Dal punto di vista della qualità sonora non possiamo aspettarci chissà quale meraviglia, nel senso che per l'utente tipo di questo formato le MC1 suoneranno discretamente bene, mentre un orecchio allenato le troverà insufficienti. C'è tutta la gamma di frequenze, ma sono per forza di cose smorzate rispetto al solito, mentre la quantità di strumenti percepibili è sufficiente per un ascolto saltuario. Ecco, forse saltuario è proprio la parola giusta, nel senso che se vorrete usarle solo in determinati momenti e contesti, allora ok, altrimenti forse è meglio un paio di semi-open se proprio non sopportate i gommini. Le equalizzazioni di esposizione poi cambiano poco perché a livello sonoro è proprio il formato ad avere delle limitazioni. Vi consiglio invece di stare alla larga dal suono spaziale che di fatto peggiora la qualità. L'equalizzazione che ho trovato migliore è proprio quella di default, quella chiamata Baseus classico, anche se vi consiglio di crearne una personalizzata se avete voglia e tempo di smanettare un po'. Se le avete già con voi o avete modo di provarle, io vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione, che tanti di voi già conosceranno ed è tratto dalla colonna sonora di Ritorno al futuro. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Dai risultati dei test è chiaro che i microfoni montati su queste MC1 non sono malvagi. In ambiente domestico o in uffici non troppo affollati le prestazioni sono buone e possono essere utilizzate anche per le chiamate vocali, tenendo sempre a mente che il formato non è tra i più adatti. In mezzo al traffico cittadino il tutto è più soffocato, ma la nostra voce viene comunque riprodotta sufficientemente bene, per cui chi sta dall'altra parte e ci ascolta non farà fatica a capirci. Non sono da utilizzare solo in casi di emergenza, questo no, possiamo invece utilizzarle anche per qualche chiamata più lunga. Dove almeno sulla carta le prestazioni sembrano interessanti è la durata della batteria. Qui Baseus infatti dichiara una durata massima di 9 ore con una singola carica e fino a 40 ore totali, ma senza indicare in quali condizioni sono stati eseguiti i test. Ma non c'è problema, i test li eseguo io per voi e vi posso dire che con il codec AC e il volume all'80% si fanno senza problemi dalle 7 ore e mezzo alle 8 ore. Se consideriamo quindi che la batteria inclusa nella custodia ci garantisce ulteriori 3 ricariche e mezza, ecco che in totale possiamo raggiungere le 36 ore reali. In chiamata vocale invece riusciamo a fare 5 ore continuative, dato questo che le pone nella media delle altre true wireless. C'è da dire che queste MC1 sono avvantaggiate però sia perché non implementano una vera soppressione del rumore, se non tramite degli algoritmi di soppressione appunto, e poi perché non hanno a bordo codec ad alto bitrate, due caratteristiche queste che inciderebbero negativamente sulla batteria. Per ricaricarle ci viene però in soccorso la ricarica rapida parziale che con 10 minuti ci dà fino a 3 ore di riproduzione, mentre, come potete immaginare, non sono dotate di ricarica wireless. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Lo ammetto, questo formato non rientra tra i miei preferiti, ma ne riconosco l'utilità in alcune situazioni.
Come detto in passato, infatti, questo tipo di auricolari è perfetto per chi non adora gli ingombri dei gommini e indossa gli occhiali, dove le classiche open ear ad archetto risulterebbero più ostili. Ecco, se ricadete in questa tipologia di utenti, allora potete prenderle in considerazione per l'acquisto, anche se a dirla tutta io preferirei quelle ad orecchino dalla forma più classica, come quelle che vi metto in sovraimpressione. Tra i pro di queste Baseus MC1 abbiamo senza ombra di dubbio la dotazione completa, in materiali buoni e ben rifiniti e un suono più che sufficiente per quella tipologia di utenti che ho indicato prima. Per tutti gli altri, o comunque per chi è alla ricerca di un sound corposo, ricco di bassi e dal sound avvolgente, ecco, meglio guardare altrove, magari con delle open ear ad archetto che di solito hanno un audio più potente e appunto avvolgente. L'unico appunto che mi sento di fare riguarda gli ingombri, specialmente quelli dell'elemento posteriore. Ora, vero che la parte anteriore è minimale per cui non è possibile inserire troppa elettronica e men che meno la batteria, ma la parte posteriore è grossa, più grossa e ingombrante rispetto alle comuni open ear. Questo può determinare, non necessariamente lo farà per carità, ma potrebbe accadere, di provare fastidio per il contatto tra l'auricolare e la parte posteriore dell'orecchio. Qui dietro infatti la pelle di solito è molto delicata e a furia di toccarsi potrebbe arrossarsi e provocare appunto fastidi. Se qualcuno di voi ha esperienza in merito, scriva nei commenti così da aiutare anche gli altri utenti. Se però il formato vi piace, magari le avete provate e non avete trovato controindicazioni, le MC1 potete acquistarle per poco meno di 70 euro, ma spesso vanno in sconto per una cifra di poco superiore ai 42 euro, che è molto meglio. In descrizione comunque trovate il link per l'acquisto diretto e l'eventuale codice sconto se Baseus me ne manderà uno. In ogni caso vi invito a seguire anche il mio canale Telegram, dove potete trovare la maggior parte dei sample usati per le recensioni a circa la metà del prezzo di listino. Sono ovviamente dei pezzi unici, quindi solo uno di voi, il più veloce, potrà di volta in volta aggiudicarseli. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine e anche per contribuire attivamente alla crescita della community commentando sotto i video e dando anche feedback che aiutano tutti a fare una scelta consapevole. Però tanti di voi guardano le recensioni, chiedono consigli ma sono resti ad iscriversi al canale. Fatelo perché arriveranno sempre più prodotti interessanti e poi soprattutto non costa nulla. Alla prossima!